Episodio 1. Consapevolezza, Fast Food Generation. Ben ritrovati. Molto spesso mi si dice: ma come sei negativo, come sei critico nei confronti di tutta la musica attuale, e ormai non si può fare niente, cosa pensi di poter fare? Non serve a niente fare solamente critiche. Vero. Solo non sono d'accordo su una cosa: ormai non si può fare niente. Io questa cosa qua proprio non la digerisco. Quindi ho pensato di fare una serie di video organizzati sotto forma di podcast, quindi si troveranno disponibili sia come video su YouTube che come podcast, quindi anche ascoltabili e basta in YouTube Music, e questo vi dà la possibilità di ascoltare tutto il discorso senza però utilizzare i dati per quanto riguarda la parte video, e quindi utilizzando anche lo schermo spento. Avevo pensato ai vari punti sui quali organizzare questa sequenza di video, per quello che naturalmente è il mio discorso, quello che io ritengo possa essere utile per guarire un po' questo malato, perché la musica oggi è un malato, secondo me è terminale. In un secondo momento mi sono fermato un attimo e mi sono detto: guarda che qua forse manca qualcosa. Manca quello che ti fa fare il primo passo. Perché dovresti fare i passi successivi se ancora non hai fatto quello fondamentale? Secondo me la prima azione da compiere è un atto di consapevolezza, è il comprendere esattamente che ruolo si ha in questa fetta di mondo, in questo mercato, e che cosa si sta facendo e quindi che cosa si potrebbe fare per impedire tutto quello che sta accadendo. Parliamo quindi di coscienza. Coscienza di cosa? Coscienza della propria posizione. Chi siamo noi? Come sta funzionando il mondo della musica? Il mondo della musica è un enorme fast food che segue le logiche capitalistiche e consumistiche del fast food, e quindi non bisogna sorprendersi che le cose vadano così, perché vanno esattamente, perfettamente come quelli che hanno questi interessi vogliono che vadano. Ma che cos'è quindi questo fast food? Qual è il circolo capitalista della produzione musicale e della vendita musicale? È quello che succede per qualsiasi altra filiera produttiva, dove l'hamburger e la carne di per sé perdono il proprio valore, non interessano più, e quello che è importante è di soddisfare un bisogno che è impellente e va soddisfatto in maniera immediata, economica e sollevandoci da qualsiasi tipo di pensiero, di scelta, di ragionamento. Ah, quanto è bella, hanno deciso loro per noi, ci conviene quel menù, noi lo prendiamo e lo mangiamo. Qual è il risultato? Ci passa la fame. E come possiamo tradurre questo esempio e riportarlo al modello musicale? A me sembra abbastanza semplice. La carne è l'artista, ed è per questo che l'artista è sempre l'elemento che diventa meno importante. Il suo ruolo creativo, il suo immaginario, ipotetico ruolo creativo, praticamente viene svilito qualora lui ne abbia bisogno. E probabilmente lui non ha neanche bisogno, perché dove vengono pescati questi artisti? Generalmente tra facciotti che abbiano un minimo di notorietà perché sono usciti da qualche talent o vengono comunque già conosciuti da una minima fetta di pubblico, o anche grande in alcuni casi, emeriti sconosciuti che magari si sono fatti un po' di ossa nel loro ambiente, ma poca roba, per lo più giovanissimi, senza studi alle spalle, senza conoscenze specifiche, fondamentalmente facilmente manipolabili, facilmente gestibili. Ok, ma per la musica non basta una faccina, serve anche appunto la musica. E allora che cosa facciamo? Seguendo la logica del fast food, iniziamo una produzione su larga scala di basi che sono semplicemente producibili in un normalissimo home studio utilizzando un computer e dei programmi, dei suoni digitali, suoni campionati, e basta. Ecco che ci siamo levati il fastidio di avere una band, se non di avere addirittura un'orchestra, e tutto quello che chi ha una minima idea di quella che sia una produzione musicale può benissimo immaginare che c'è dietro. E allora è così che la mia bellissima base arriva dal mio pseudo artista. Ma gli dobbiamo far dire qualcosa a questo. E allora dico: come ve lo spiegate voi che la maggior parte di questi provengono dagli ambienti cosiddetti rap, che personalmente, essendo uno che è cresciuto a pane e rap dalla fine degli anni 80 in poi, fino almeno ai primi del 2000,
considero un insulto accostare questa gente al rap. Non è curioso il fatto che tutti quanti provengano dal rap, cioè il genere che nasce per permettere a chiunque di esprimere pur non avendo doti musicali o canore. Perché questa è la nascita del rap. Perché contava il contenuto, perché il contenuto era un contenuto di ribellione, era un contenuto che rappresentava il malessere di una fetta di società che non veniva rappresentata o considerata da nessuno, che soffriva di un dolore che in realtà non smuoveva nessuna coscienza. Questo è il rap. Il rap non sono i 10.000, le macchine coi cerchi dorati e le puttane a bordo piscina. Non è questo il rap. Lo è diventato dopo. E guarda caso noi abbiamo mutuato che cosa? Le piscine, gli orologi dorati e le macchine da tamarro. Quindi il rap che cos'è? È espressione. Il rap è la possibilità di esprimere un pensiero. E come è logico che sia, infatti, in questa industria musicale, l'aspirante rapper o il proveniente dal mondo del rap, che cosa fa? Ci porta testi scritti da altri, che è proprio l'antitesi. E chi sono questi che scrivono testi? Persone che conoscono perfettamente i meccanismi, sanno benissimo quali sono le 2 o 3 parole chiave dietro alle quali far girare tutta quanto l'ambaradan, che poi tutto quanto, stiamo parlando di pezzi che durano una miseria, e di conseguenza ecco pronto il famoso pezzo stagionale, quello che ha valore da giugno a settembre, per intenderci, quando non è meno. Ce lo buttano lì e dicono consumate, come si butta il mangime ai porci. Però qua bisogna aprire un'altra parentesi. Siamo sicuri che stiamo decidendo noi cosa consumare? Perché probabilmente scopriremo che non è così.